Dopo il rilascio dei 3 milioni e mezzo di documenti sul caso Epstein, oltre agli abusi e le violenze sulle ragazze minorenni, è emerso anche il suo ruolo geopolitico. Jeffrey Epstein, infatti, era il crocevia di informazioni riservate sugli uomini più potenti del mondo, e questi segreti venivano usati anche in funzione delle cause dei suoi referenti, come il governo di Israele. Come racconta Ari Ben Menash, l'ex uomo dell'intelligence israeliana che lavorava con Robert Maxwell, il padre della complice di Epstein. Jeffrey Epstein era un agente israeliano, aveva enormi risorse e denaro ed era molto abile a irretire le persone nella sua trappola. Qual era l'obiettivo finale degli israeliani? Spying on everybody. Spiare tutti, Blackmailing everybody. ricattare tutti. Secondo il controverso ma mai smentito ufficiale dell'intelligence militare israeliana, questi segreti oggi custoditi dal governo di Israele sono anche una delle spinte che hanno portato Trump ad accettare l'attacco all'Iran. Trump stava cercando di fare pace con gli iraniani e sa che quello che ha fatto è stato un grave errore. Sembra che Netanyahu ha una sorta di controllo su Trump. Che tipo di potere hanno gli israeliani e Netanyahu su Trump? Guardi, gli israeliani hanno il controllo su molti politici americani. Hanno informazioni su tutti loro, soprattutto grazie a Epstein. Molti anni fa uscì un libro, un romanzo, in cui si raccontava che gli israeliani avevano sotterrato una bomba nucleare a New York e che fosse questa minaccia il motivo per cui gli americani sostengono così tanto Israele. Era un romanzo, ma io credo che la bomba nucleare in questione fosse Epstein, Jeffrey Epstein. A margine dell'intervista, Ari Ben Menash, l'ex uomo dell'intelligence israeliana in contatto con Robert Maxwell, il padre della complice di Epstein, ci svela quale sarebbe la bomba nucleare. Hanno delle foto di Melania con Epstein. Non è Trump il punto, è Melania. In un discorso alla nazione senza precedenti, Melania Trump è comparsa davanti alle telecamere per sancire la sua totale estraneità dalla vicenda del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. I never had a relationship with Epstein or his accomplice Maxwell. Eu cheguei di molto longe. Tutto il mondo si sta interrogando su che cosa tema davvero la First Lady e per quale ragione abbia voluto mettere le mani avanti in Mondovisione. C'è una donna che più di tutte sta facendo tremare la Casa Bianca. Amanda Ungaro inizia a fare la modella a soli 13 anni e viene assoldata dall'agente Jean-Luc Brunel, morto impiccato in carcere nel 2022, anche lui come Epstein, mentre era in attesa di processo per abusi sessuali su minori. Brunel riforniva Epstein di ragazze giovanissime, tant'è che portò anche Amanda Ungaro sull'Olite Express, l'aereo privato di Jeffrey Epstein, quando lei era ancora minorenne. Quando sono salita sull'aereo c'erano quasi 20 ragazze. Erano ragazze giovanissime, 14, 15 anni. 2 di loro erano sedute sulle ginocchia di Jeffrey Epstein. Non è solo per il suo trascorso con Jeffrey Epstein che la testimonianza di Amanda Ungaro è così temuta, ma anche e soprattutto per il fatto che la sua vicenda personale si intreccia con quella di Donald e Melania Trump, perché negli ultimi 20 anni è stata a fianco di uno dei migliori amici della coppia, l'imprenditore italiano ed ex agente di modelle Paolo Zampolli. Secondo la versione che Melania racconta da anni, lei e l'attuale presidente si sarebbero incontrati grazie a Paolo Zampolli, ad una festa da lui organizzata in questo nightclub. Paolo dice sempre: sono stato io a presentare Melania a Trump. Ora però, nei documenti pubblicati dal Dipartimento di Giustizia, si legge che fu Epstein a farlo. Senti, ne posso dire quello che vuoi, a me non cambia niente. Se volete pensare questo, tutto il mondo sa che l'ho presentata io, lo sa il Presidente, lo sa lei, lo so io e lo sa tutto il mondo. Mi sono iniziata a chiedere: ma com'è che tu prima non eri così in confidenza con Trump e adesso siete diventati migliori amici? Dietro tutto questo c'è un accordo che ha fatto con Melania, perché lui non è vicino a Trump, è vicino a Melania. Chiaro?
Insomma, abbiamo raccontato come Jeffrey Epstein era di fatto la scatola nera con le sue ragazze minorenni dell'intelligence israeliana infilata nelle mutande dei potenti del mondo. E secondo Arin Ben-Menash, uomo dell'intelligence israeliana, insomma, l'arma con cui Netanyahu ricatterebbe Trump sarebbero delle foto che ritrarrebbero Epstein con Melania Trump. Ora Ben-Menash era l'uomo che aveva i rapporti per i servizi segreti israeliani con Robert Maxwell, morto in circostanze misteriose, editore e politico controverso, ma soprattutto padre di Ghislaine Maxwell, considerata la fidanzata storica di Epstein, che è stata l'unica condannata a 20 anni perché reclutava le minorenni per il pedofilo finanziere. Ora Ben-Menash era anche dipendente di Ehud Barak, ex capo dell'intelligence militare israeliana, ex premier, ma soprattutto diventato nel tempo uno dei più assidui frequentatori di Epstein. Secondo Ben-Menash, il potere di Netanyahu su Trump sarebbe dovuto al fatto che possiede materiale sui rapporti tra Epstein e Melania Trump, materiale e rapporti che sono stati sempre negati dalla Casa Bianca e dalla stessa Melania e anche dallo stesso Zampolli, che sostanzialmente ha detto di aver presentato lui, quando gestiva un'agenzia di modelle, dopo aver conosciuto quella che in arte era Melania Naus e sarebbe diventata la First Lady, proprio Melania a Trump in un pub a Manhattan. Ora questa versione però sarebbe stata smentita intanto da una dichiarazione rilasciata all'FBI di una delle più stretti collaboratrici di Epstein, documenti che sono stati messi a disposizione dal Dipartimento di Giustizia americano e in parte anche dalla versione dell'ex compagna di Zampolli, l'ex modella brasiliana ungaro, che ha detto che i segreti di Zampolli, del potere di Zampolli, nascono da un patto segreto tra lui e Melania Trump. Insomma, c'è qualcosa di inconfessabile. I due hanno sempre smentito, ma oggi il Reporter è in grado di farvi ascoltare una telefonata, la diretta voce di Zampolli, che parla di aver offerto, su richiesta proprio di Melania Trump, la copertura delle sue spalle. Sarebbe avvenuto prima delle elezioni del 2016. Un'esclusiva del nostro Sasha Biazzo. A New York, in una delle strade più costose del mondo, sorge questa palazzina, la casa più grande mai costruita da un privato cittadino. Chi la eresse quasi un secolo fa fece scolpire un mascherone di pietra sopra il portone d'ingresso, un volto barbuto a metà tra un dio e una bestia. Doveva tenere lontano il male, ma evidentemente non ha funzionato. Attraverso questo portone, infatti, per 20 anni sono passati gli uomini più potenti del pianeta, oltre alle centinaia di ragazze giovanissime finite nelle grinfie di Jeffrey Epstein. Oggi il portone della lussuosa casa del finanziere pedofilo è chiuso, ma gli archivi dell'FBI sul suo proprietario, rimasti segretati per anni, sono stati aperti a tutti. E in mezzo ai milioni di documenti ci sono anche quelli che riguardano un italiano, diventato oggi l'inviato speciale di Donald Trump, Paolo Zampolli. Ma mi hanno messo per ultimo. Se non stai negli Epstein File non sei nessuno. Ma li hai letti gli Epstein File? Quelli che riguardano lei li ho letti Perfetto, tutti. cosa c'è di male? Epstein non era mio amico. E come vi siete conosciuti con Epstein? Ma Epstein, chi non conosceva Epstein? Conoscevano tutti Epstein, andava in giro per il mondo con gli aerei privati, con i principi, i re, Bill Gates, Bill Clinton. Hai visto la lista? È stato conosciuto, è stato presentato, non siamo mai andati d'accordo. Infatti non mi ha mai neanche invitato sull'isola.
Ai tempi in cui Zampolli ha conosciuto Epstein, era ancora un agente di modelle, reclutata in giro per il mondo, dal Brasile all'Est Europa. In un verbale dell'FBI finito agli atti, una ex modella dell'agenzia di Zampolli lo descrive come un viscido che usciva con le modelle che avrebbe dovuto rappresentare. In uno scambio di mail, invece, una persona lo cita in un elenco di nomi etichettati come killers. Probabilmente il documento più inquietante su Zampolli negli Epstein Files è quello Dove si dice che è un killer? Ha mai pensato che potesse essere così pericoloso? No, però una volta mi sono svegliata nel cuore della notte, verso le 3. Lui non sarebbe dovuto essere nella mia stanza, perché vivevamo già separati. Era completamente fatto. Mangiava popcorn e mi guardava dormire. Ho pensato, è una cosa da psicopatico. L'ho persino detto a mia madre, che mi disse, scappa da quella situazione. Prima o poi quello prende una pistola e ti ammazza. A volte cercava di soffocarmi e io gli dicevo, non riesco a respirare, stai esagerando. Ma in quel senso lì, no, non lo avevo mai pensato. Tra i documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia americano c'è anche una deposizione all'FBI di un ex assistente personale di Epstein, che mette a verbale che a presentare Melania a Donald Trump non fu Zampolli, come lui ha sempre sostenuto, ma lo stesso finanziere pedofilo. Oggi l'ex modella brasiliana Amanda Ungaro, per 20 anni compagna di Zampolli, aggiunge un altro tassello. Tra lui e Melania Trump ci sarebbe un patto volto a coprire i segreti del passato della First Lady. È Melania che lo spinge. Tra loro c'è un patto, ne sono sicura al 100%. L'ipotesi è che lei abbia dei segreti. Dei segreti? E Amanda Ungaro li sa. Se c'aveva i segreti Amanda Ungaro te li aveva già detti, no? Cioè, quella sa tenere i segreti. Guarda le strozzate, scusa, il francese, che le strozzate che l'ha detto fino adesso, frai. Queste dichiarazioni di Amanda Ungaro hanno fatto tremare la Casa Bianca. Finora però di questo patto non c'erano prove, ma Report è riuscito a trovarle. Tutto risale al 2016, quando il tabloid britannico Daily Mail aveva pubblicato un'inchiesta sul passato di Melania Trump, accusandola senza prove di aver lavorato come escort. Melania Trump ottenne la rimozione dell'articolo e un risarcimento milionario, anche grazie alle dichiarazioni pubbliche di Zampolli. I wrote a paper for the press, and the First Lady used what I wrote in her speech and stuff like this. With the Daily, they just win a huge case. I cannot talk about it because I have a confidentiality and I need to get the check. We just won it last week. And I'm in this country because of President Trump. He job. I started real estate. I built a beautiful house. Trade a friend. In questa telefonata di cui siamo entrati in possesso, effettuata nel 2017, Zampolli, parlando con un suo contatto legato alle Nazioni Unite, rivela che Melania Trump gli avrebbe garantito una protezione in cambio della sua difesa nell'allontanare le possibili ombre sul suo passato. Quest'audio che tutti stavano cercando, Report può svelarlo in esclusiva. Donald Trump knows he threatened his friend Paolo, which they consider me family, and his wife is not a prostitute. Maybe she has not the most fluent American accent, maybe she poses naked like many models, but she's a good girl, okay? So you don't want nobody call your fucking wife a prostitute when she's the mother of your kid. And Melania told me, Paolo, don't worry, you have our back. Everything that happened, we protect, okay? Then 2 weeks later, they won the election, and that's it. Dopo la vittoria di Trump alle elezioni, la coppia presidenziale ha mantenuto la parola data. Zampolli è entrato nel cerchio magico di Donald Trump, fino a ricevere un incarico di altissima fiducia, paragonabile a quelli riservati ai familiari più stretti del presidente. Paolo, come stai? Melania, la First Lady, ha fatto un bel lavoro, vero? È stato grande! Ehi, my man! Lei adesso è un pezzo grosso del governo americano, cioè il suo incarico è paragonabile a quello di Steve Witkoff o di Jared Kushner, cioè ha incarichi importanti per l'amministrazione Trump. Come ha fatto ad ottenere questo incarico? Cosa vuol dire? Queste sono decisioni del Presidente degli Stati Uniti d'America. Il Presidente decide quello che vuole lui.
Ha pensato che potevo servire. Come è arrivato ad essere così vicino alla famiglia Trump? Per cosa lo sappiamo benissimo, che io conosco il precedente da 30 anni, e loyalty is king. E il presidente degli Stati Uniti, questi si chiamano political appointment. Perché adesso io non ho mai avuto un capo in vita mia, e ne ho due. Uno si chiama il Presidente degli Stati Uniti d'America, il secondo si chiama Segretario di Stato Marco Rubio, che va benissimo, è fantastico. Meglio di così non potevo avere. A parte la lealtà, il curriculum di Zampolli non offre molto altro per spiegare la sua ascesa politica. Prima dell'incarico con Trump, Zampolli aveva gestito un'agenzia di modelle, poi aveva fatto l'immobiliarista presso la Trump Organization, fino a quando non è approdato alle Nazioni Unite come ambasciatore della Dominica, una piccola isola dei Caraibi inserita nella lista di paradisi fiscali più utilizzati per riciclare denaro. Come è diventato ambasciatore? Pagando? In che senso? Beh, dandogli soldi in contanti o facendo regali. È così che è diventato ambasciatore. Una macchina alla moglie del primo ministro, poi i soldi per ottenere la nomina di console. È tutto in vendita. È incredibile quanto siano corrotte le Nazioni Unite. Lì si rubano soldi e non succede niente. Ed è l'intera organizzazione ad essere coinvolta. Funziona tutto sotto banco. Paghi per comprarti il titolo di ambasciatore, un visto. Si vendono passaporti. E Paolo faceva parte di tutto questo. Perché la Dominica? Perché era quella più facile, la più povera. La sua ex fidanzata sostiene che lei ha ottenuto, questi incarichi della Dominica pagando delle tangenti al governo dell'isola. No, non sono stati pagati delle tangenti. No, io a Dominica gli ho portato un deal da 190 milioni di dollari. Zampolli riesce a far nominare ambasciatrice alle Nazioni Unite anche la sua ex compagna Amanda Ungaro, il cui unico titolo era quello di modella, e pur di farle ottenere un visto diplomatico sarebbe stato disposto a pagare in contanti l'allora primo ministro di Grenada, un'altra piccola isola nei Caraibi. Non sapevo niente delle Nazioni Unite. Cioè, ci andavo e non sapevo cosa fosse il Consiglio di Sicurezza, non sapevo cosa fosse l'ECOSOC, un console, non sapevo proprio niente. Pensi che abbia pagato per te? Al 100%. Mi ha detto, al tuo visto ci penso io, chiederò al primo ministro di rinnovartelo. È andato a Grenada con una borsa piena di contanti e ha dato sotto banco al primo ministro Keith Claude Mitchell $10.000. Una miseria, no? Il primo ministro gli ha detto sì, ma poi non l'ha mai fatto. Quindi Paolo si è fatto fregare. Comunque c'è lei dietro questo incarico che ha ricevuto la Ungaro. Ho aiutato io a averla, così lei si poteva occupare quando le persone volevano fare degli hotel in quel paese lì, dovevano parlare con lei perché io rappresentavo un altro governo. Molto semplice. E che competenze aveva lei? Lei faceva l'ambasciatore, doveva andare lì qualche ora al giorno, faceva 2 giri. Cioè una signora non voleva lavorare, era busy. Come ha convinto il governo di... Sono missioni molto piccole, non so, ho bisogno di aiuto, anche solo di un body, perché quando ci sono i meeting devi far sedere qualcuno. Vista la semplicità nel diventare ambasciatori della Dominica presso le Nazioni Unite, non stupisce che anche gli altri diplomatici nominati dall'isola caraibica insieme a Zampolli avessero un pedigree di tutto rispetto. Engi Lapsang, che è condannato per aver corrotto il presidente dell'ONU, Francesco Corallo, l'italiano ricercato dall'Interpol, un latitante russo, un'ex ministra arrestata per corruzione, insomma era in bella compagnia in questo... Ma questo ti posso dare ragione, che c'erano quei nomi lì. Infatti io ho sempre portato così. L'ambasciatore di Dominica a me è sempre servito perché ti dà accesso all'ONU. Quando io ero dentro l'ONU, io rappresentavo Paolo Zampolli. Oltre a se stesso, Zampolli rappresentava anche la sua organizzazione a difesa degli oceani, chiamata WATO, We Are the Oceans, è nata, a suo dire, da una profonda passione per il mare. Come mascotte aveva uno squalo, come quello in marmo che occupa il marciapiede davanti casa sua a New York. Mi piacciono molto gli oceani, nuoto tutti i giorni e facevo tanto mare con la mia famiglia. Vedi? C'è anche il pesce cane, abbiamo fatto anche il pesce cane col Papa Francesco. Questo abbiamo fatto diventare il simbolo degli oceani.
Laudato Si Shark, Laudato Si Shark. Ci sono anche foto del Papa Francesco, insomma, le viste? Ho visto anche la versione in marmo davanti a casa sua. Hai visto, sei anche andato a casa. Grazie. La comune passione per il mare e le isole caraibiche porta Zampolli a creare una partnership con un'altra presunta patita di oceani, la complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, ospitata in cattedra presso le Nazioni Unite, oggi condannata a 20 anni per abusi e traffico di minori. Certo che conosciamo Ghislaine Maxwell, è un'altra signora che, poveretta, dove è finita, era una delle famiglie più importanti, lo sappiamo tutti, che girava e così. Però certo, le Nazioni Unite è il mio presidente lo chiama il social club. È a questo evento che Amanda incontra nuovamente Ghislaine Maxwell, la complice del finanziere pedofilo che aveva conosciuto sul Lolita Express, l'aereo dove Epstein trasportava le sue vittime. Noi siamo andati all'incontro sugli oceani con Ghislaine Maxwell, ma non mi ero resa conto che Ghislaine Maxwell fosse la stessa donna del Lolita Express. Però poi ho iniziato a mettere insieme i pezzi e sono rimasta scioccata. Zampolli, attraverso il suo legale, la scorsa settimana ci aveva diffidato dall'andare in onda, giudicava marginali i suoi rapporti con Epstein, false le accuse della sua ex compagna ungaro e false anche le accuse nuove di Victoria Drake, insomma le nuove accuse di molestie sessuali presunte che sarebbero solo finalizzate a un'estorsione. Noi riportiamo completamente il pensiero di Zampolli, rispettiamo la sua posizione, tuttavia la telefonata che ci ha fatto ascoltare il nostro Sasha testimonierebbe un patto reale tra lui e Melania Trump. Insomma, Melania gli avrebbe chiesto nell'interlocuzione con un suo riferimento alle Nazioni Unite, Zampolli avrebbe confessato che Melania gli avrebbe chiesto di coprirle le spalle nel momento in cui il marito correva per la Casa Bianca e che in caso di vittoria, insomma, lui avrebbe goduto della protezione presidenziale. Questa ovviamente è la versione di Zampolli alla sua interlocutrice. La vicenda riguarda un episodio del 2016 quando il Daily Mail aveva pubblicato un articolo dove si parlava del passato di Melania Trump, si faceva riferimento a una presunta attività da escort senza che il giornale avesse alcuna prova. Melania ha fatto causa, ha incassato un risarcimento milionario grazie anche alle dichiarazioni pubbliche di Zampolli che ha allontanato ogni sospetto. Ora però a vedere bene quello che è successo dopo la vittoria di Trump, insomma, sembrerebbe che il patto sia stato mantenuto. Zampolli, ex gestore di un'agenzia di modello, ex immobiliarista proprio per Trump, è diventato il super inviato di Trump nel mondo. Però c'è un aspetto di Zampolli che è poco conosciuto, quello dell'ambasciatore alle Nazioni Unite per la Dominica, un'isola caraibica dove ci si va soprattutto per riciclare del denaro. Bene, questo incarico, secondo la sua ex compagna ungaro, l'avrebbe comprato Zampolli e nel pacchetto ci avrebbe messo anche l'incarico per la Ungaro come console. Lei che disconosce completamente l'ONU e la diplomazia. E, insomma, poi Zampolli, una volta nelle Nazioni Unite, porta anche la sua associazione per salvare gli oceani, la UATO, che ha come logo una mascotte, uno squalo che si è divorato oltre 60 milioni di euro, la più grande truffa fatta ai danni dell'ONU. Intorno alla UATO si sviluppa la più grande truffa ai danni delle Nazioni Unite. A scoprire la frode milionaria fu Mukesh Kapila, un ex alto funzionario delle Nazioni Unite che dopo la sua denuncia fu avvicinato proprio da Zampolli. Quando stavo indagando su UATO sentivo che qualcosa non quadrava, ok? All'inizio in realtà di Paolo Zampolli non sapevo nulla. È stato solo quando Paolo si è messo in contatto con me, cercando di scoprire cosa stessi facendo mentre provavo a denunciare pubblicamente quella storia, che ho capito che era profondamente coinvolto in alcune di quelle attività. Quindi lei è stato contattato dopo che ha denunciato il caso? Esatto. Mi ha invitato a New York a sue spese. In un certo senso stava cercando di corrompermi. Lascia che mi occupi io di te, diceva. Ovviamente ho rifiutato.
La truffa partì quando Zampolli introdusse un suo contatto ai massimi livelli dell'ONU. Le Nazioni Unite prestarono quasi 60 milioni di dollari perché venissero costruite case popolari in 7 paesi tra Africa, Asia e Caraibi. Sulla carta dovevano servire a costruire centinaia di migliaia di abitazioni per i più poveri, ma nella realtà non è mai stato costruito nemmeno un alloggio. I soldi versati in anticipo sono spariti attraverso una rete di società schermate nei paradisi fiscali. Ad oggi rimane il mistero su dove siano finiti questi soldi. Quanti soldi hanno perso le Nazioni Unite come diretta conseguenza di questa catena di eventi partita proprio dalla presentazione fatta da Zampolli? Almeno 60 milioni di dollari, e questo lo rende il più grande scandalo finanziario nella storia delle Nazioni Unite da quando sono state fondate. Ma dove sono finiti tutti i soldi rubati? Il denaro è semplicemente sparito attraverso vari conti bancari nei paradisi fiscali dei Caraibi, a cui questi personaggi sono collegati, ed è ancora lì oggi. La sigla della sua organizzazione è stata usata per fare la più grande frode che sia stata fatta alle Nazioni Unite. Ma infatti hanno rubato il nome, come ti ho detto, infatti però il nome è ancora intatto. Lei non ci ha guadagnato niente da quella... No, sarai qui, gli altri sono stati arrestati. C'erano un sacco di cose di cui mi teneva all'oscuro. Una volta un suo collaboratore mi rivelò che c'erano 250.000 dollari nascosti nel muro. E io, in che senso? Nel muro del seminterrato. Lui rispose, sono dell'imbianchino. E io, ma perché mai un imbianchino dovrebbe nascondere 250.000 dollari in contanti dentro un muro? È una stronzata. Quando poi ne parlai con Paolo, si arrabbiò con questo collaboratore. Insomma, mi nascondeva un sacco di cose. Nascondeva 250.000 dollari nel seminterrato. Dentro al muro. La circostanza che dice Amanda Ungaro è che un giorno trova dietro la parete del seminterrato, del piano di casa sua, questi 250.000 dollari in contanti. Se li hai rubati? No, poi le gestì questa pratica. Perché io mi ero preparato e volevo che tu mi aiutassi ad andare a cercare i soldi, perché vorrei capire dove sono i soldi, andiamo a rompere il muro. Perché io sono pronto, perché tu mi hai detto. Il piccone era... C'è anche il piccone, infatti, no? Perché dove sono? Io pensavo che lei ti dicesse dove sono i soldi, andiamo a cercarli, per favore. Ma 250 milioni o 250.000 dollari che ti comprano un Patek Philippe? Questo clima divertito, però, cambia bruscamente quando chiediamo conto a Zampolli di Victoria Drake, un'altra donna che lo accusa di abusi, una giovane dell'Illinois vicina alla famiglia Trump. Questa Victoria Drake è una amica di Amanda che ha 7 processi contro altri uomini. Io non ho un processo con lei, è un'altra matta da legare. Perché si è avuto una violenza sessuale, perché non ha chiamato la polizia. Vittoria Drake dice che c'è andata la polizia, ma che... E che c'è andata la polizia cosa? Che hanno insabbiato questo caso. Ma che insabbiato sto caso? Ma cosa si insabbia il caso? Se tu, è una cosa che in America, se tu vai alla polizia uno ti ha violentato, ti vengono a prendere, ti fanno anche fare il test. Il caso Jeffrey Epstein dimostra proprio il contrario, però. Ci sono il caso decenni di testimonianze inascoltate di donne abusate. Ma forse non sono andate alla polizia. Quante se ne sono inventate il Me Too delle donne? Non si poteva più neanche andare a prendere l'ascensore in America. Poi l'altra troia che avrai trovato per strada, che se ne è inventata, che ha fatto 3 cause a 3 persone, mi ha anche detto che perché un'altra così le metti in società, facciamo un bel gruppetto, no? Un'associazione delinquere di matte. Amanda Ungaro non è l'unica persona che accusa Zampolli di violenze. Altre 2 donne hanno raccontato al report di aver subito degli abusi. Victoria Drake ci ha rivelato di aver conosciuto Zampolli a Mar-a-Lago ad un evento con il presidente Trump e poi di essere stata invitata a casa di Zampolli a New York la notte tra il 6 e il 7 ottobre del 2023. Paolo mi aveva mandato messaggi e cuoricini per tutta la giornata dicendomi ti amo, ti amo, ti amo. Mi ha fatto venire a prendere da una macchina e mi ha portata a casa sua. Ho bevuto qualche sorso di vino, poi non ricordo più niente. Mi sono svegliata con lui sopra e ricordo solo quanto mi sembrasse pesante. Non riuscivo a respirare. Cercavo di prendere aria, boccheggiavo. Entravo e uscivo dallo stato di coscienza. Il giorno dopo mi sono svegliata da sola, nuda. La mia borsa era sparita. Credo davvero che sia talmente fatto da non avere più alcun contatto con la realtà.
La dinamica degli eventi raccontati da Victoria Drake trova riscontro nella conversazione WhatsApp tra i due, ma soprattutto in questo referto medico rilasciato il giorno dopo, quando la donna si presentò in ospedale per sottoporsi al kit antistupro. L'esame medico si chiude con la diagnosi ospedaliera di violenza sessuale su adulto. Sulla Amanda Unger puoi dire che ha detto tutte merdate che vuoi, che non c'è problema, ma comunque su quella vittoria lì faccio causa alla RAI e faccio causa a tutti. Fidati. Metti in testa qui, proprio parte la causa. Immediatamente, anzi mettila dentro, perché quella lì deve pagare, perché io non l'ho mai toccata sta puttana. L'inviato di Trump su questo tema perde il controllo e inizia a chiamarci incessantemente. Ci dice di aver inviato al Dipartimento di Stato dove lavora i video girati dai suoi collaboratori durante il nostro incontro. Ci fa sapere di aver addirittura allertato l'ambasciata italiana a Washington e inizia a minacciare di usare contro Victoria Drake, che lo accusa di violenza sessuale, la macchina dell'amministrazione americana, esattamente come avrebbe già fatto con la sua ex fidanzata Amanda Ungaro. Ho parlato al Dipartimento di Stato, gli ho mandato i video che hanno fatto i miei. È che è stata informata l'ambasciata a Washington, visto che siete la RAI. Nessuno ti sta facendo minacce, non pensare che sto facendo minacce. Io il problema ce l'ho con quell'altra, hai capito? Io posso mandare il Dipartimento di Stato a fare causa alla mia ex in Brasile. Ma questa che in America va benissimo, con quella mi posso divertire. Ho comunicato anche l'altra a Washington. Pensa di avere il coltello dalla parte del manico, se mai provassero a parlare. Ma a me non può deportarmi. Io sono cittadina americana e ho delle persone solide alle mie spalle. Paolo Zampolli non ha indagato per abusi e si è difeso dalle accuse mosse da Victoria Drake, sostenendo che sia un tentativo estorsivo contro di lui. D'altronde la sua presenza negli Epstein Files non implica di per sé che sia stato un complice del finanziere pedofilo. Ma il quadro resta aperto. La giustizia non ha mai accertato chi siano stati complici di Epstein nel traffico e nelle violenze subite da centinaia di ragazze anche minorenni. L'unica persona condannata per quei reati è Ghislaine Maxwell. Tutti gli altri uomini che frequentavano quel mondo oggi sono liberi e in alcuni casi ancora al potere. Analizzando gli atti del caso Epstein, si stimano quasi 1000 possibili vittime di abusi, ma per tutti questi presunti crimini una sola persona è stata condannata. Ghislaine Maxwell. Com'è possibile? A un certo punto devi chiederti fino a che punto tutto questo sia manipolato dal governo. Chi va a farle un colloquio personale, faccia a faccia? Todd Blanche, l'attuale procuratore generale degli Stati Uniti. La cosa particolarmente inquietante è che dopo quella visita, Ghislaine Maxwell all'improvviso decide di restare in silenzio, invocare il quinto emendamento, non testimoniando contro nessuno dei possibili complici di Epstein. Dopo poco viene trasferita in un carcere di minima sicurezza, il più leggero possibile. Ciascuno è libero di trarre le proprie conclusioni su cosa sia successo esattamente. Lei pensa che i complici di Epstein siano ancora liberi e che magari stiano continuando con gli abusi? Credo che la cosa più importante sia che ci sono dei complici che l'hanno fatta franca, perché avevano le stesse posizioni di potere, lo stesso accesso al denaro e agli ambienti politici che aveva Jeffrey Epstein. Ghislaine Maxwell godeva al momento dell'arresto di un patrimonio di decine e decine di milioni di dollari. Il 9 febbraio scorso, quando è stata interrogata dalla commissione d'inchiesta del Congresso americano, dopo aver interloquito in carcere con il procuratore degli Stati Uniti, Todd Blanche, che era l'avvocato di Trump, insomma, si è avvalsa della facoltà di non rispondere a patto che non le fosse riconosciuta la grazia. Nel frattempo gode di benefici carcerari. Ora, alla fine della storia, su una stima di 1 migliaio di vittime per abusi c'è stata una sola condanna, quella di Ghislaine Maxwell. Ecco, Jeffrey Epstein è morto in un suicidio sospetto in carcere. Robert Maxwell, padre di Ghislaine, collegato ai servizi segreti israeliani, è stato trovato morto, completamente nudo in mare, caduto dal suo yacht sul quale era l'unico passeggero. Poi c'è Jean-Luc Brunel, ex agente di modelle, collaboratore di Epstein
Epstein, accusato di stupro e molestie sessuali, trovato morto anche lui, suicida, nel carcere a Parigi. Poi Virginia Roberts, la grande accusatrice di Epstein e del principe Carlo e del principe Andrea, morta suicida quando pochi giorni prima aveva detto che non si sarebbe mai suicidata. Poi l'amico di Ghislaine, ex senatore russo, candidato alla presidenza russa nel 2000, Umar Jabrailov, menzionato nei documenti di Epstein, anche lui suicida. Tutti gli altri che frequentavano il finanziere pedofilo e quel mondo sono liberi e ricoprono anche dei ruoli di potere, liberi di essere ricattati o di ricattare. Ecco, siamo certi che la democrazia nel mondo e il rispetto dei diritti internazionali possono essere rispettati in queste condizioni. Noi da parte nostra, per quello che ci riguarda, continueremo a informarvi.